Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i Romantic Tarot e ovviamente due stese per quanto riguarda il rapporto che appunto una persona impegnata ha con voi rispetto al rapporto che questa stessa persona ha ovviamente con una compagna ufficiale. Ragazzi, sapete che per compagna ufficiale io intendo la moglie, ma anche ovviamente una fidanzata, una convivente, comunque una persona che appunto è ufficialmente al suo fianco. Di conseguenza, quindi terremo ovviamente d'occhio entrambe le situazioni, quindi come questa persona ovviamente impegnata sta vivendo il rapporto con voi nel presente e come lo vivrà nell'immediato futuro e ovviamente in un futuro più distante versus appunto come questa persona sta vivendo nel presente, vivrà nell'immediato ovviamente futuro e in un futuro più lontano il rapporto appunto con la compagna ufficiale. Quindi sarà comunque un video a doppia variante, ma ovviamente inerente alla stessa persona, cioè il soggetto ovviamente della stesa di entrambe le stese sarà ovviamente il medesimo, d'accordo? Dunque, direi che appunto possiamo iniziare con la prima variante, ovvero appunto come questa persona sta vivendo il presente con voi, come lo vivrà ovviamente, cioè come vivrà il vostro rapporto nell'immediato futuro, quindi futuro a breve termine, diciamo, e ovviamente terza ed ultima carta come vivrà il futuro a lungo termine, quindi obiettivamente a seconda sicuramente del valore della carta, ma ovviamente parliamo sicuramente di qualche mese, d'accordo? Rispetto invece ad un futuro a breve termine, per cui ovviamente si tratta di qualche giorno, qualche settimana, d'accordo? Dunque, iniziamo appunto a mescolare il mazzo dei Romantic Tarot e dunque appunto cerchiamo di capire questa persona come vive il rapporto con voi, ovviamente nel momento presente, cosa pensa di voi e cosa prova per voi e chiaramente cerchiamo anche di capire come vivrà ovviamente il rapporto con voi nell'immediato futuro e in un futuro più distante. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, iniziamo appunto a stendere le carte, 3 posizioni. Perfetto, io allontano ovviamente come sempre dal tavolo di stesa il resto del mazzo, in modo che appunto possiate vedere bene tutte e tre le carte e le posizioni. Allora ragazzi, vediamo un po'. In prima posizione appunto il presente della situazione, quindi cosa pensa, cosa prova, come vive il presente con voi. In seconda posizione cerchiamo appunto di capire qualcosa in più ovviamente sull'immediato futuro e in terza ed ultima posizione cerchiamo appunto di capire qualcosa in più su un futuro più diciamo a lungo termine, ecco, nel rapporto tra voi e questa persona. Dunque, iniziamo appunto dalla prima carta, quindi il presente. E qui abbiamo il 3 di spade. Allora ragazzi, questa persona vive male la triangolazione. La carta del 3 di spade, vedete, è una carta veramente di sensazioni abbastanza pesanti che riguardano ovviamente il cuore. Il 3 di spade non in questo mazzo, in mazzi più tradizionali, ovviamente è rappresentato appunto da un cuore trafitto 3 volte, quindi da 3 spade appunto. Quindi questa è una persona che si sente a volte veramente molto in colpa nel tradire la compagna, quindi prova profondi sensi di colpa e ovviamente è una persona che sicuramente anche nel caso in cui non lo dia a vedere, ovviamente ci pensa molto, quindi non è sicuramente una persona felice di tradire, non è la classica persona che obiettivamente si sente a suo agio in una triangolazione.
Nel caso questo sia stato un libertino di professione, in questo caso avremmo avuto ad esempio il 3 di coppe, quindi una persona che si diverte parecchio nelle triangolazioni. In questo caso abbiamo un 3 di spade, quindi la triangolazione fa male a questa persona. Perché? Perché questa persona, vedete, qui ci sono due duellanti che lottano appunto per una donna, uno dei due viene trafitto e ovviamente incontro alla morte. Quindi sicuramente questa persona sa che prima o poi sarà di fronte ovviamente ad una decisione e che ovviamente una delle due donne, come in questo caso uno dei due duellanti, dovrà appunto soffrire ovviamente a seguito di una sua scelta e di una sua decisione. Allora, sicuramente ragazzi, questa quindi è una persona che non vive assolutamente, vi ripeto, di buon grado la triangolazione, anzi, vi ripeto, questa è una persona che molto spesso in qualche modo prova rimorsi e sensi di colpa. Quindi parliamo di spade, cioè una persona che parla molto spesso, dialoga molto spesso con la propria coscienza, cioè non è una persona che agisce unicamente sotto l'impulso del desiderio fisico, ragazzi, qui non c'è il diavolo, d'accordo? Quindi questa è una persona che, d'accordo, assolutamente consapevole del fatto che voglia voi, ma è assolutamente consapevole del fatto che sicuramente prima o poi dovrà superare, perché le carte di grado terzo rappresentano sempre un'evoluzione, quindi dovrà ovviamente superare questa situazione, diciamo, di piede in due scarpe e obiettivamente dovrà effettuare una scelta. Ecco, questa situazione sicuramente lo preoccupa, proprio perché sa che obiettivamente qualcuno ne andrà a soffrire, d'accordo? Ovviamente, vi ripeto, parliamo di spade, quindi questa è una persona che sicuramente ci pensa, una persona che riflette e che, vi ripeto, molto spesso prova sensi di colpa, rimorsi e rimpianti. Ecco, sicuramente il 3 di spade parla, vi ripeto, anche della paura proprio di far soffrire un'altra persona. Quindi quest'uomo non è così egoista come possa sembrare, d'accordo? Ha una triangolazione, tradisce la compagna ufficiale, però ovviamente se ne sente in colpa. Quindi sicuramente è una persona che, vi ripeto, non solo sta pensando e riflettendo anche, attenzione, ad una eventuale scelta futura, ovviamente, perché le spade parlano di tempistiche lunghe, un po' lontane, quindi non pensa di scegliere domani, d'accordo? Però vi ripeto, comunque ci sta riflettendo, quindi non è una persona che si sta lasciando vivere dalla cosa, dalla situazione e comunque non sta preventivando nulla, cioè non c'è la carta del matto, cioè non è una persona che vive in un eterno presente e non fa né progetti né programmi e non si guarda indietro, eh. Questa è una persona che guarda indietro, che guarda anche avanti. Vi ripeto, sta riflettendo sul futuro e sul passato, cioè su quello che ha combinato. D'accordo? Quindi non è proprio uno sprovveduto, cioè sicuramente è una persona che ovviamente pur agendo, per carità, in maniera non pulita, però ovviamente è una persona che, vi ripeto, comunque ci riflette su parecchio e la cosa non gli fa bene, perché il 3 di spade è una carta di dolore, è una carta di tristezza. Quindi anche nel caso in cui questa persona possa mostrare a voi magari un atteggiamento molto brillante, diciamo così, ecco, in realtà non lo è affatto. 3 di spade è una carta che parla anche di solitudine interiore, cioè nonostante questa persona possa avere 3000 amici, però in realtà molto spesso questa persona si sente sola, vuole stare sola questa persona, perché in realtà questa condizione, lo stress, lo appesantisce tanto, cioè appesantisce tanto il suo cuore. Ragazzi, questa non è una persona felice, assolutamente. Ma non, diciamo, infelice di voi, è infelice di tradire, di vivere il rapporto con voi in questo modo, un rapporto nato ovviamente da base di totale mancanza di rispetto, inganno, sotterfugio per quanto riguarda il rapporto con la compagna ufficiale. D'accordo? Quindi non è il classico libertino, questo sicuramente no. Quindi questo denota, vi ripeto, comunque sentimento, d'accordo? Quindi è una persona che prova qualcosa, sicuramente per voi, proprio perché obiettivamente, vi ripeto, che sta pensando comunque ad un futuro, cioè ad una eventuale scelta, ma comunque una persona che sta anche riflettendo
su quello che possa provare realmente per la compagna ufficiale, che comunque è presente nei suoi pensieri. D'accordo? Perché questa è una carta di triangolazione, vedete, sono presenti entrambi i duellanti, quindi entrambe le donne in questo caso. D'accordo? Vediamo in seconda posizione appunto gli sviluppi futuri per quanto riguarda, diciamo, un futuro più a breve termine, per quanto riguarda appunto il vostro rapporto. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 4 di coppe. Allora, sicuramente questa persona vi cercherà ancora, vedete? Questa persona sta cercando di corteggiare questa bellissima donna, questa bellissima dama. Ecco, questa situazione obiettivamente a voi potrebbe, diciamo, arrecare un po' di risentimento, comunque distacco dalla faccenda. Guardate, questa bellissima dama, sì, d'accordo, sta comunque anche, diciamo, cercando lo sguardo di questo corteggiatore, però guardate l'altra mano, cioè lei sta accarezzando il suo gatto. Questo denota una certa, diciamo, non proprio indifferenza, però ecco, diciamo che si sta lasciando comunque anche distrarre da altro. Quindi sicuramente dal vostro punto di vista questa situazione potrebbe, diciamo, diventare un po' poco soddisfacente proprio perché troppo statica. Il 4 di coppe, come tutte le carte di grado quarto, rappresenta la stabilità. Ma se ad esempio nel 4 di bastoni e nel 4 di denari il, diciamo, numero 4 rappresenta appunto la stabilità in accezione molto positiva, quindi la fermezza, la solidità di un rapporto, ecco, nel 4 di coppe rappresenta invece la staticità eccessiva che può portare alla noia. Ecco perché questa stupenda dama, diciamo, sì, d'accordo, accetta le avance, le lusinghe di questo giovane, però si accarezza comunque anche il suo bel gattino. Quindi obiettivamente, ecco, potrebbe sicuramente, per carità, nei prossimi giorni farvi comunque piacere il corteggiamento di questa persona, il sentirla, il vederla, però diventando una situazione obiettivamente troppo stagnante, cioè voi vorreste un cambiamento, vorreste molto probabilmente una presa di posizione da parte di questa persona, ecco che la situazione potrebbe un po', diciamo, stancarvi. È un 4 di coppe, d'accordo? Quindi i sentimenti ci saranno e saranno reciproci. Però la situazione per voi diventerà un po' troppo statica, perché non vedrete da parte di questa persona nessun avanzamento, se non, per carità, è comunque un corteggiarvi, un cercarvi, però non è una carta decisiva, d'accordo? Quindi qui non c'è una scelta, non c'è una decisione, non è la carta degli amanti. Mm? Quindi la situazione potrebbe annoiarvi, allontanarvi, diciamo, anche da un punto di vista erotico e sentimentale da questa persona. I sentimenti permangono, però potrebbero un po' raffreddarsi, da parte vostra chiaramente, non da parte dell'altra persona, che invece, vedete, cercherà comunque di corteggiarvi. Ecco, voi potreste risultare invece un po' particolarmente, diciamo, distratte, ecco, diciamo così. Tra l'altro, ragazzi, la carta successiva al 4 di coppe, il 5 di coppe, che parla ovviamente delle nuove avventure. Quindi voi potreste appunto guardare verso altre, diciamo, situazioni proprio perché stanche di questa situazione di enorme stagnazione. Per cui, diciamo, tra voi e questa persona le cose nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, rimarranno identicamente ad oggi. Ma una situazione troppo statica farà crescere in voi il desiderio di evadere. Perché il 4 di coppe, vi ripeto, è proprio la carta della noia, del desiderio di evadere da una routine che sta iniziando un po' a stancare. D'accordo? Quindi vi sentite un po' annoiate da questa situazione perché voi vorreste di più.
molto probabilmente vorreste qualcosa in più. Parliamo di coppe, ragazzi, quindi sicuramente la situazione rimarrà, ovviamente per quanto riguarda appunto il 4 di coppe, stabile, a volte un po' noiosa, ma comunque entro i prossimi giorni, le prossime settimane, perché appunto le carte di coppe con le carte di bastoni ci parlano di tempistiche molto veloci, quindi giorni, settimane al massimo, d'accordo? Quindi ancora per qualche settimana questa situazione permarrà in questa condizione, quindi nella condizione, diciamo, del 4 di coppe, quindi una persona che comunque, vi ripeto, vi chiamerà, vi cercherà, ma voi potreste, diciamo, essere un po' restie, comunque un po' annoiate, appunto, da qualcosa che non prende effettivamente la piega che voi vorreste. D'accordo? Perché vi annoierete un po', sentirete proprio urgere dentro di voi il bisogno di evadere, perché il 4 di coppe parla proprio di questo, il bisogno di fuggire da una routine che annoia. D'accordo? Vediamo a questo punto, obiettivamente, l'ultima carta, quindi il futuro più distante. Vediamo se le cose appunto possono cambiare e evolveranno, ovviamente, non lasciandovi in questa situazione di stagnazione. Vediamo un po', guardando ovviamente in un futuro sicuramente più distante. Vediamo un po'. Ragazzi, qui abbiamo la carta del re, vedete, di bastoni. Allora, certo che evolveranno. Allora, ragazzi, il re di bastoni è un re, ovviamente, quindi è un uomo, vedete, seduto, ovviamente, molto comodamente e anche orgogliosamente, direi, sul suo trono. Quindi sicuramente quest'uomo vi dimostrerà ancora tanto interesse, ragazzi, parliamo di bastoni, quindi un interesse sicuramente fisico molto forte. Ecco, questa persona sicuramente agirà in maniera un po' più concreta, perché i re solitamente rappresentano ovviamente delle energie maschili molto mature e sagge, che però prendono appunto in mano, no, le redini, in questo caso del proprio regno, in questo caso, nel caso ovviamente vostro, del vostro rapporto, e ovviamente questa persona agirà in modo molto concreto, perché i bastoni parlano di azioni concrete, pratiche, supportate e suffragate ovviamente dal desiderio, perché appunto parliamo di bastoni. Quindi sicuramente questa persona, vi ripeto, vi cercherà, vi chiamerà, quindi qui ci saranno sicuramente comunque ancora ulteriori incontri. Ecco, questa persona però vi dimostrerà maggior concretezza sicuramente più avanti nel tempo, ma lo farà, cioè qui c'è un'evoluzione, ragazzi, cioè da questo 4 di coppe a questo re di bastoni l'evoluzione c'è, cioè questa non sarà più una persona così intimorita da questa situazione, ma ovviamente in qualche modo addirittura potrebbe arrivare ad una vera e propria scelta e ad una vera e propria decisione, perché la caratteristica primaria proprio del re di bastoni è appunto l'autocontrollo e ovviamente la decisionalità piena. Cioè il re di bastoni non ha paura dei suoi sentimenti, è un uomo molto coraggioso, è un uomo molto forte, è un uomo che sa scegliere e decidere ciò che fa bene per lui. Quindi questa persona agirà assolutamente in maniera molto forte e ovviamente in maniera appunto molto decisiva. D'accordo? Quindi potrebbe addirittura arrivare appunto a prendere una decisione, a fare appunto la scelta. Ovviamente, ragazzi, questa è la terza posizione, quindi chiaramente ci stiamo occupando di un futuro ovviamente più distante. Però vi ripeto, qui un cambiamento c'è e il cambiamento sarà in lui. Cioè, lui da questo 3 di spade arriverà a diventare un vero e proprio re di bastoni. Quindi oggi questa persona è bloccata, è spaventata, è intimorita, ha paura di far soffrire una delle due donne. Il re non guarda in faccia più nulla, il re decide, il re si prende le responsabilità delle sue azioni e di conseguenza, senza paura, deciderà appunto di agire. D'accordo? Inoltre, il re di bastoni, ragazzi, ha un'altra caratteristica molto bella, cioè l'onestà. Questa persona parlerà chiaro.
Quindi agirà in maniera pulita e trasparente, cioè evidentemente questa persona dirà qualcosa alla compagna ufficiale. Questa persona non ama, ve l'ho detto già dall'inizio, vivere con il piede in due scarpe, ebbene deciderà di agire con forza, con coraggio, con determinazione. La carta del Re di Bastoni è una carta di fedeltà, ovviamente è nella vostra stesa, quindi questa persona sarà fedele al vostro sentimento. Il Re di Bastoni parla di attaccamento, parla di eventi lieti, parla di armonia. Quindi questa persona, incontro dopo incontro, vi farà capire che ovviamente per voi prova un sentimento importante e un desiderio altrettanto molto forte, ma che non vuole solo lasciare il vostro rapporto, diciamo, ad uno stadio di questo tipo. Quindi lasciandovi, tra virgolette, ragazzi, prestatemi il termine, come amanti. D'accordo? Quindi questa è una persona che vorrà in qualche modo prendersi le responsabilità di un'azione chiara, perché vuole vivere in pace, probabilmente anche proprio in pace con se stesso, con la propria coscienza. Ve l'ho detto, vive male questa triangolazione, questa persona. Questo però, vi ripeto, per quanto riguarda la posizione di un futuro più distante. Quindi ovviamente stiamo parlando di qualche mese. Quindi sicuramente vedrete questa persona cambiare, diventare molto più forte, molto presente nella vostra vita e questo ovviamente vi farà molto piacere. Poi probabilmente vedrete questa persona anche molto più focosa, molto più intensa, molto più passionale nei vostri confronti. Questa è una persona che vuole stare con voi, questa è una persona che vi vuole vedere, questa è una persona che vuole obiettivamente non soltanto trascorrere del tempo, diciamo, eroticamente importante, questa è una persona che vuole qualcosa in più e ve lo dimostrerà con dinamismo, forza, coraggio, inventiva e azioni ben condotte, quindi una persona che non vuole continuare a mentire. D'accordo? Questo però, ragazzi, vi ripeto, non entro pochi giorni o poche settimane, Questa è la posizione ovviamente di un futuro più lontano, d'accordo? A lungo termine. Quindi voi vedrete sicuramente questa persona cambiare e diventare effettivamente una persona molto più forte, molto più determinata, forse anche più egoista per quanto riguarda i propri desideri, ma questo sicuramente servirà a voi e a lui a capire obiettivamente che cosa questa persona possa veramente volere, che cosa faccia bene innanzitutto a lui e poi ovviamente anche a voi, d'accordo? Dunque, a parte appunto qualche, diciamo, momento di eccessiva, diciamo così, staticità dei prossimi giorni, delle prossime settimane con questo 4 di coppe, però ovviamente, come vi ho detto appunto poco fa, questa persona ovviamente nei prossimi mesi diventerà molto più sicura di sé, riuscirà a tenere meglio ovviamente sotto controllo la situazione e obiettivamente agirà in maniera concreta per una vera e propria scelta ed una vera e propria decisione. Quindi vedrete sicuramente questa persona cambiare, sentirsi forse anche più libera proprio di poter scegliere e ovviamente anche spogliarsi magari proprio di questo 3 di spade. Quindi qui c'è proprio un'evoluzione di questa persona, che effettivamente inizierà a vivere anche meglio il rapporto con voi e quindi eventualmente ad effettuare una scelta. Dunque, la stesa inerente appunto al rapporto tra lui e voi termina ovviamente qui. Dunque, possiamo appunto iniziare la seconda variante o comunque ovviamente la seconda stesa inerente appunto al rapporto che lui ha e ovviamente avrà con la compagna ufficiale. Per compagna ufficiale, vi ripeto, io intendo una moglie, ma anche ovviamente una fidanzata piuttosto che una convivente. Dunque, appunto, iniziamo a mescolare appunto il mazzo e dunque cerchiamo di capire come quest'uomo vive appunto il rapporto con ovviamente la compagna ufficiale, con la moglie, con la fidanzata,
cerchiamo di capire come lo vive ovviamente nel momento presente e chiaramente cerchiamo di capire come lo vivrà nel futuro, un futuro più a breve e ovviamente un futuro a lunga, diciamo, distanza, quindi sicuramente per breve tempo ovviamente ci occuperemo dei prossimi giorni o delle prossime settimane. Per quanto riguarda invece tempistiche un po' più distanti, ovviamente dei prossimi mesi. Quindi cerchiamo anche di capire come eventualmente evolverà, questo loro rapporto, quindi il rapporto tra l'uomo che voi frequentate in gran segreto e ovviamente la compagna ufficiale. Vediamo un po'. Allora, mescolo bene il mazzo proprio per cercare ovviamente di dividere bene le due stese, dunque anche le due energie. Vediamo un po'. Perfetto, iniziamo appunto a stendere le tre carte. Perfetto, allora ragazzi, ovviamente come sempre allontaniamo dal tavolo di stesa l'intero mazzo in modo da potervi permettere di vedere ovviamente bene tutte le tre carte estratte e ovviamente, come vi ho detto poco fa, in questa prima posizione abbiamo il presente, dunque come quest'uomo sta ovviamente vivendo questa situazione, quindi ovviamente la triangolazione, ma in riferimento alla compagna ufficiale, anche ovviamente per cercare di capire qualcosa in più sul loro rapporto, in posizione centrale, quindi seconda carta, il futuro a breve termine e in terza ed ultima posizione il futuro ovviamente con tempistiche più lontane. Dunque iniziamo appunto dalla prima carta, vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo il fante di bastoni. Allora, nel caso in cui queste due persone abbiano un figlio, il fante di bastoni rappresenta ovviamente un figlio, quindi il figlio. Comunque, diciamo generalmente il figlio maschio, che obiettivamente per loro rappresenta un vero e proprio collante. Cioè, questo bambino, questo ragazzino, ovviamente a seconda dell'età, rappresenta per loro l'unico elemento che in qualche modo, diciamo, li tiene uniti. Ovviamente un ragazzino molto amato da entrambi, sicuramente, i genitori, ma che obiettivamente rappresenta, direi, praticamente l'unica motivazione che ovviamente gli arcani ci riportano affinché appunto questa coppia stia insieme. Quindi, sicuramente nel caso in cui siano già genitori, ciò che li tiene uniti è il bambino, d'accordo? O ragazzino, comunque il figlio. Nel caso in cui non siano ancora genitori, il fante di bastoni ci parla di un rapporto che più che un rapporto, diciamo, tra due compagni, marito e moglie, piuttosto che fidanzato e fidanzata o convivente e convivente, appunto, rappresenta, diciamo, una sorta di amicizia, perché i paggi non parlano mai di vere e proprie storie conclamate, d'accordo? Parlano in questo caso soprattutto di un atteggiamento da parte di lui, diciamo comunque molto scanzonato, comunque un atteggiamento molto superficiale, lui difatti tradisce ovviamente lei con voi, per cui obiettivamente si sente, diciamo, più che un compagno o un amico di questa donna o addirittura un figlio lui stesso, cioè lui si sente protetto, diciamo, da parte ovviamente di questa donna di grandi attenzioni, cioè questa donna in qualche modo lo fa sentire coccolato, protetto e viziato. Quindi lui si sente un bambino al fianco di questa donna, d'accordo? Nel caso in cui non abbiano figli. Quindi si sente molto, vi ripeto, protetto, al centro dell'attenzione da parte di questa donna.
Nel caso in cui lui vi abbia detto il contrario, cioè che questa donna possa essere assolutamente fredda, distaccata e disinteressata, ragazzi attenzione perché non è la realtà, perché il fante di bastoni ci parla invece di un uomo che comunque viene preso molto in considerazione dalla compagna, al punto addirittura a volte, da parte della donna, di fargli addirittura da madre. D'accordo? Cioè, in realtà lei lo guida molto, ovviamente, ha, diciamo, un rapporto molto direzionale per quanto riguarda appunto la sua esistenza. Quindi lei gli fa da guida. Lui, vi ripeto, ha un atteggiamento molto superficiale, molto scanzonato, cioè sembra un ragazzino rispetto a lei, anche, diciamo, tante volte da un punto di vista proprio emotivo e sentimentale, cioè lei pare essere molto più matura di lui. Ecco perché nella variante precedente qui avevamo il 3 di spade, ecco perché lui si sente in colpa. Ora è chiaro, nei confronti di questa donna. Perché lei lo protegge, lei lo aiuta, lei lo ha sempre aiutato. Ecco perché. Ecco perché con il 3 di spade lui teme la sofferenza di questa donna nel caso in cui un giorno scelga. Ecco perché. Perché lui sa che comunque questa donna in realtà gli ha dato tanto, Ovviamente, vi ripeto, nel caso in cui siano genitori e questo fante di bastoni sia in carne e ossa, quindi sia un bambino o un figlio, 3 di spade a maggior ragione. Ovviamente è comprensibilissimo, quindi teme di far soffrire lei ma anche il bambino. Quindi ora si comprende, quel 3 di spade. Quindi lui, sì, si sente in colpa, prova sensi di colpa, prova rimorsi, proprio perché obiettivamente lei gli ha dato tanto, veramente tanto, Però, vi ripeto, sicuramente lui ci sta pensando, motivo per cui in realtà lui non è così spregiudicato, ve l'ho detto anche nella stesa precedente, è una persona che comunque si sta guardando dentro, cioè è ad un livello, diciamo, di faccia a faccia aperto con la propria coscienza, non sta negando ovviamente tutto ciò che possa aver fatto e combinato sino ad ora, quindi non sta vivendo egoisticamente parlando, ovviamente badando unicamente ai propri desideri e al proprio soddisfacimento, quindi comunque è una persona che obiettivamente ci sta riflettendo su, ve l'ho detto anche nella variante precedente, ora però si capisce perché lei gli ha dato tanto, lei lo ha aiutato anche evidentemente in alcuni momenti difficili della sua vita, cioè lei è stata un po' una guida, anche potrebbe da un punto di vista professionale, perché in questo caso abbiamo i bastoni. Quindi obiettivamente lei potrebbe averlo aiutato anche per esempio a trovare lavoro oppure ad inserirsi in ambito professionale, oppure potrebbero essere soci, per esempio, in affari. Quindi comunque lei lo ha aiutato molto. Però vi ripeto, questo è un paggio. Quindi ovviamente tra queste due persone c'è praticamente veramente molto poco, d'accordo? Ovviamente mi viene chiesto molto spesso una domanda chiaramente anche piuttosto delicata per quanto riguarda anche un'eventuale risposta, se tra queste due persone ci possa essere ancora qualcosa da un punto di vista chiaramente erotico e fisico. Il paggio non parla di grandi effusioni, parla di qualcosa di incompleto e comunque veramente di minimo. Quindi sì, ci potrebbero essere comunque baci, carezze, qualche abbraccio, però ovviamente vi ripeto, il paggio parla di situazioni veramente di poco conto o comunque obiettivamente delle situazioni che fanno trapelare maggiormente tra queste due persone un rapporto più di amicizia e di guida da parte della donna piuttosto che un rapporto tra due amanti, Ragazzi, qui non c'è la carta del sole o obiettivamente la carta, per esempio, dell'asso di coppe, è la carta del paggio di bastoni, d'accordo? Nel caso in cui abbiano un figlio, però il paggio di bastoni è proprio il figlio, perché generalmente rappresenta proprio per definizione cartomatica il figlio, d'accordo? Vediamo ora in seconda posizione invece appunto che cosa accadrà tra queste due persone per quanto riguarda quindi gli sviluppi futuri
in un futuro più prossimo, più vicino, quindi entro qualche giorno, qualche settimana tra queste due persone. Vediamo un po'. Allora ragazzi, qui abbiamo il 3 di coppe. Ve l'ho detto nella variante precedente con il 4 di coppe, quindi lui continuerà ovviamente ad avere sicuramente il piede in due scarpe. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ovviamente questa persona non prenderà decisioni, non sceglierà, d'accordo? Ecco perché ora si spiega anche perché il 4 di coppe per quanto riguarda voi, quindi la vostra stanchezza e sentirvi annoiate, perché obiettivamente voi noterete che questa persona non sceglie 3 di coppe, quindi che permane con il classico piede in due scarpe e di conseguenza voi potreste un po' annoiarvi di questa situazione. Ora si capisce anche il motivo dell'estrazione di quel 4 di coppe nella variante precedente, proprio perché questa persona 3 di coppe, cioè continuerà a tradire. Rispetto al presente però, dove abbiamo visto ovviamente il 3 di spade e il fante di bastoni, quindi comunque una persona che tradisce non a cuor leggero, bensì soffrendo e con forti rimorsi. Successivamente però qui abbiamo il famoso 3 di coppe che vi ho menzionato nella variante precedente, quindi questa persona diciamo che si sentirà molto più libera e obiettivamente vogliosa proprio nell'incontrarvi, nel vedervi e ovviamente diciamo nel intrecciare in maniera molto più sentita e intensa il rapporto con voi, tradendo lei, perché 3 di coppe è una carta di tradimento, d'accordo? Quindi parla sicuramente di incontri con una terza persona, quindi con voi, con la terza persona, quindi incontri, inviti, comunicazioni che diventeranno evidentemente anche molto più frequenti tra di voi, ma ve l'avevo detto ragazzi nella variante precedente che lui va verso la posizione del re di bastoni, quindi lui evolverà da una situazione iniziale di disagio ad una situazione di maggior libertà e decisione. Ecco che infatti qui abbiamo 3 di coppe, quindi questa persona si sentirà sempre più appunto spogliata di questi sensi di colpa e a questo punto nel caso in cui il fante sia un figlio anche probabilmente del peso, del carico del dolore che possa dare a questo giovane, ecco e di conseguenza si sentirà più in dovere di viversi la storia con voi, d'accordo? Quindi 3 di coppe parla del continuare, del portare avanti la doppia relazione. Quindi, prossimi giorni, prossime settimane, questa persona non sceglie, d'accordo? Continua a tenere il piede in due scarpe, però rispetto al presente si sentirà molto più libera questa persona, quindi agirà in maniera molto più spregiudicata. Ecco, vedrete questa persona cambiare ovviamente sempre di più, sino ad arrivare all'ultima posizione, d'accordo? Però vi ripeto, questa persona contatterà, sentirà e vedrà la terza parte, quindi ovviamente voi in questo caso. D'accordo? Dunque, passiamo appunto all'ultima posizione, quindi cerchiamo di capire che cosa accadrà ovviamente tra queste due persone in un futuro più a lungo termine. Quindi cerchiamo di vedere oltre, diciamo, qualche mese che cosa appunto accadrà all'interno proprio di questa dinamica di coppia. Ragazzi, qui abbiamo la carta dell'imperatore. Allora, la carta dell'imperatore è, diciamo, l'esatto corrispondente del re di bastoni. Allora, quest'uomo prenderà una decisione. Ve lo ribadisco. La carta dell'imperatore, vedete, parla di un uomo risoluto, di un uomo coraggioso, di un uomo forte, determinato, con grande senso di responsabilità. Quindi quest'uomo non farà mancare nulla, ovviamente, a voi, re di bastoni, ma cercherà anche di non, diciamo, creare a questa donna o eventualmente anche a questo, ovviamente, ragazzo, a questo bambino, nel caso in cui abbiano dei figli, cercherà di non creare appunto a loro sofferenza e comunque disagi. L'imperatore, ragazzi, parla di responsabilità. Quindi, quest'uomo anche nell'ambito familiare si comporterà, sì, in modo deciso, in modo risoluto, ma ovviamente in modo da non inasprire i rapporti con la compagna ufficiale.
Ovviamente l'imperatore parla di colui che sceglie, colui che decide. L'imperatore decide sul proprio regno, ovviamente, sui propri sudditi, e lo fa in maniera però giusta, lo fa in maniera non autoritaria, ma facendosi forza dell'autorevolezza che in qualche modo è riuscito a guadagnarsi nel tempo. L'imperatore non è un attaccabrighe, l'imperatore non cerca lo scontro, l'imperatore conquista senza far danni. Quindi, l'imperatore ci parla di un uomo forte, coraggioso, determinato, di una persona che saprà decidere, saprà scegliere per il proprio futuro e per il proprio destino, ma lo farà senza mai far mancare nulla, ovviamente nemmeno a lei. Nel caso in cui, per esempio, siano sposati, questa persona farà in modo che questa donna non rimanga priva di appoggi anche da un punto di vista economico-finanziario. Identicamente nel caso del figlio, anzi soprattutto nel caso di un figlio, perché l'imperatore parla di profondo senso di responsabilità. Quindi lui avrà sicuramente un'evoluzione importante. Da ragazzino, superficiale, svagato, diventerà uomo, quindi diventerà un uomo adulto, cioè saprà quello che ovviamente vuole, che vorrà, deciderà e sceglierà. Lo farà con causa, lo farà con ragionevolezza, lo farà, vi ripeto, senza litigi, senza discussioni. Questa persona non vuole guerra, non vuole battaglie, non vuole litigi. Questa persona vuole scegliere e decidere in maniera, vi ripeto, comunque giusta, in modo che nessuno vada a soffrire di qualsiasi situazione. Ve l'ho detto all'inizio stesa con il 3 di spade. Quindi lui sicuramente entro ovviamente i prossimi mesi cambierà. Questo è un cambiamento, ragazzi, interiore. Gli arcani maggiori rappresentano i cambiamenti interiori molto più che ovviamente gli arcani minori, che invece rappresentano, diciamo, la fattualità, gli eventi pratici della quotidianità. Gli arcani maggiori invece rappresentano l'evoluzione interiore o del consultante o in questo caso del soggetto della stesa. Ebbene, voi vedrete, ve l'avevo detto anche prima, questa persona molto più matura del solito, e lo sarà anche con la compagna ufficiale, che probabilmente si stupirà, mi ripeto, di comportamenti molto più maturi da parte di questa persona, che agirà mai in maniera egoistica, ma ovviamente cercando comunque di assolvere a tutti i suoi compiti di padre, nel caso in cui lo sia, perché l'imperatore parla di paternità, o comunque nel caso in cui sia marito, per esempio, nel caso in cui siano sposati, cercherà di fare in modo che comunque a questa donna non manchi nulla. L'imperatore parla di volontà costruttiva, parla di una persona che vuole effettuare un cambiamento e lo effettuerà, ma sempre rigorosamente sotto il controllo della ragione. Agirà con legalità, con lealtà, con giustizia, con rigore e non si sottrarrà mai al proprio dovere. Quindi vi ripeto, sicuramente una persona che agirà in modo molto volitivo, una persona che, vi ripeto, prenderà finalmente una posizione definitiva, ben definita, e ovviamente lo farà a ragion veduta, sicuramente ascoltando anche maggiormente i propri sentimenti e ovviamente non lasciandosi mai guidare solo ed esclusivamente dall'istinto, bensì dalla saggezza, dalla razionalità, dalla sua maturità e dalla sua esperienza. D'accordo? Quindi questa persona non vuole creare tsunami, questa persona non vuole litigi, questa persona non creerà un distacco terribile, scioccante con la compagna ufficiale e nemmeno ovviamente con voi. Questa persona deciderà? Sì. Questa persona prenderà in mano il suo futuro? Sì.
ma lo farà con equilibrio, maturità, stabilità, coraggio, determinazione, fermezza e anche un po' di prudenza, perché comunque l'imperatore parla di prudenza. Ma soprattutto, vi ripeto, agirà prendendosi le responsabilità delle proprie azioni e cercando di non portare gli altri, quindi tutte le persone coinvolte, ad una grande sofferenza. L'imperatore, ragazzi, parla di una situazione chiara e ben definita. Quindi questa persona non si perderà in chiacchiere. Ovviamente è una persona che deciderà, vi ripeto, sceglierà e lo farà proprio perché questa persona vuole vivere nella trasparenza. Quindi sicuramente agirà in maniera matura. Quindi vedrete questa persona cambiare, Vedrete veramente questa persona diventare grande, se vogliamo. Per quanto riguarda ovviamente le tempistiche, vi ripeto, le tempistiche ovviamente sono di tipo mediano, d'accordo? Quindi grosso modo, per quanto riguarda l'imperatore, parliamo di 2-3 mesi al massimo, ma con effetti perduranti. Quindi questa persona, ovviamente, entro i prossimi 2-3 mesi al massimo, inizierà questo nuovo percorso. Un percorso fatto di consapevolezza, un percorso fatto di saggezza, di maturità, di molto più coraggio, per cui finalmente riuscirà a capire che cosa deve fare della sua vita sentimentale. In particolar modo, ragazzi, la carta dell'imperatore è appunto legata a 2 segni zodiacali, Leone e Sagittario. Quindi, sempre per quanto riguarda le tempistiche, l'estate e ovviamente l'autunno e inverno, per quanto riguarda ovviamente Leone e Sagittario rispettivamente, rappresenteranno 2 step importanti in cui questa persona ovviamente dimostrerà di voler portare avanti il suo progetto, quindi il suo cambiamento di vita, agendo però, vi ripeto, da imperatore, cioè da uomo saggio e responsabile. Agendo, certo, perché l'imperatore parla di decisionalità, ma di decisionalità ferma, portata avanti da un uomo maturo, che non decide sulla scorta appunto dell'impulso, del desiderio erotico. Questa persona saprà cosa fare e quando farlo. E soprattutto parla di protezione. Nel caso in cui abbia un figlio, questa persona non farà mancare niente a questo bambino e cercherà di evitare anche nella compagna ufficiale una situazione di tipo traumatico, ovviamente procedendo però anche con voi. Cioè è straordinario, ragazzi, il fatto che nell'ultima posizione siano state estratte 2 carte assolutamente similari, perché solitamente il re di bastoni si paragona proprio a livello cartomantico alla carta dell'imperatore, che più risomiglia rispetto agli altri re, al re di coppe, re di denari e re di spade. Il re di bastoni e l'imperatore sono effettivamente molto similari, tra l'altro appunto si rifanno ai segni di fuoco, quindi Leone, appunto Sagittario e Ariete. Quindi questa passione che vi lega ci sarà, assolutamente. Ma non sarà questa a guidare questa persona ad una scelta, bensì sceglierà attraverso la ragione, come tipico appunto dell'imperatore. Cioè non si farà sorprendere questa persona da degli imprevisti, Agirà in modo molto attento e anche molto furbo, ma non per fare del male agli altri, anzi per proteggerli da varie sofferenze. 2 step fondamentali di questa evoluzione da parte di questa persona, vi ripeto, la piena estate con il Leone, autunno e inverno con il Sagittario. Ovviamente entro però i prossimi 2-3 mesi questa persona inizierà proprio a pensare a costruirsi una nuova esistenza da imperatore, quindi pienamente consapevole, conscio dei propri desideri, della propria volontà e quindi agendo in maniera pratica, perché ragazzi l'imperatore è pratico. L'imperatore non è il potere spirituale del Papa, è il potere temporale dell'imperatore. Quindi agirà dotato di una carica inesauribile, di forza, di equilibrio, in maniera costante e quindi ovviamente cercherà di agire in maniera assolutamente leale. Ve l'avevo anche detto nella stesa precedente, questa persona non vuole continuare, non vorrà
continuare a tenere il piede in due scarpe. Ma non farà mancare niente, comunque, non vorrà creare dei grossi dissidi in ambito familiare, assolutamente no, cercherà proprio di evitarlo, pur agendo in maniera volitiva e svolgendo un'azione molto, diciamo, importante e determinante. Quindi sicuramente agirà, perché l'imperatore agisce, ma lo fa per volontà e con volontà, non facendosi mai guidare solo dalla passione. D'accordo? Dunque, direi che ovviamente anche in questo caso questa stesa termina qui, termina con questo meraviglioso imperatore, che in questo mazzo appunto è la carta del gentiluomo, cioè un uomo in cui si sentirà, si percepirà una grande fermezza, una grande determinazione, costanza e impegno. Nel vostro caso, similmente ovviamente un re di bastoni, quindi una persona molto concreta, una persona forte, una persona coraggiosa e altrettanto appunto determinata. Qui c'è un'evoluzione molto positiva che non porterà, vi ripeto, ad un totale sfacelo per quanto riguarda i rapporti con la compagna ufficiale, soprattutto nel caso in cui abbiano un figlio, ma che porterà comunque ad evoluzione il vostro rapporto. Step importanti, ovviamente, l'estate del Leone e chiaramente l'autunno-inverno del Sagittario. Dunque, questa stesa appunto termina qui. Come sempre, ovviamente, ricordate che io tendo poi a rifare ovviamente le stese, dunque andremo ancora a tenere d'occhio più avanti la situazione. Per il momento, come sempre, mi raccomando, determinazione anche per quanto riguarda voi e ovviamente, come sempre, buona fortuna e a presto!